Simone Giannini dell'azienda agricola La Maldura. Il nostro progetto è portare avanti un discorso di biodiversità, di agricoltura sostenibile e soprattutto cercare di non andare ad intaccare quello che è la natura e quindi quello che è anche il nostro territorio. Noi non utilizziamo pesticidi, non utilizziamo diserbanti, è un'agricoltura, per come la chiamiamo noi, naturale. Il nostro progetto è partito come autoproduzione, cercare di produrre quello che era necessario per la nostra famiglia, e poi abbiamo capito che era possibile creare un'alternativa a quello che è ad oggi considerata l'agricoltura a livello convenzionale. Parto dal fatto che noi non siamo degli agricoltori dalla nascita. Io facevo l'idraulico, mio fratello era un impiegato in ufficio, però informandoci i nonni erano agricoltori, insomma qualche nozione di base c'era e abbiamo capito in che direzione andare e a poco le cose stanno migliorando anche tuttora. Noi siamo nati con un gruppo di ragazzi che tramite l'Università degli Studi di Brescia, qui a Lunetta, nel percorso di educatore professionale, volevano fare delle linee guida per l'agricoltura sociale a Mantova. E io, il mio compagno e altri due amici eravamo già attirati da quelle che erano le pratiche di coltivazione sperimentali, alternative, come la permacultura, l'orto sinergico, l'agricoltura naturale, l'autoproduzione, e quindi abbiamo detto proviamo a unire le due cose, proviamo a sperimentare se riusciamo in campo a mettere in pratica queste tecniche e allo stesso tempo fare agricoltura sociale. Abbiamo deciso di fondare la società agricola Senza Molle e da lì poi siamo partiti con la vendita diretta in azienda e la consegna a domicilio, il mercato contadino, e quindi con il tempo abbiamo ospitato vari ragazzi mandati anche dal CPS, dal Carlo Puma o da varie cooperative che si occupano di disabilità, oppure anche ragazzi a fine pena, ragazzi e ragazzi nella condizione di profugo rifugiato, e hanno fatto esperienze in azienda e molti di loro poi sono riusciti a trovare un'occupazione perché hanno avuto proprio come un tirocinio. Tecnicamente Arcadia è una cooperativa agricola e rurale, agricola nel senso che non è una cooperativa sociale ma è una cooperativa di lavoro, cioè lo scopo è quello di creare occasioni di lavoro e di reddito. Rurale perché anziché fare una agricoltura di tipo industriale pratica un'agricoltura finalizzata all'ecosostenibilità ed abbiamo definita una lucida follia perché in effetti è stato un progetto che tutti quanti quando ci chiedevano cosa volete fare, con che strumenti, con quali risorse, tutti quanti dicevano siete dei folli, siete dei pazzi. Però lucida perché sapevamo che cosa andavamo incontro e cosa significava. Noi abbiamo iniziato nel 2017 mettendo in piedi la cooperativa in 4, riflettendo su alcune considerazioni che partivano dalle questioni dell'autodeterminazione alimentare, del meccanismo che crea sfruttamento ambientale e sfruttamento delle lavoratrici e dei lavoratori in agricoltura. E quindi riflettendo anche politicamente su questi argomenti ci siamo posti il problema: come possiamo noi parlare di queste cose se non le viviamo, se non sappiamo di che cosa si tratta. Nessuno di noi aveva mai fatto questo lavoro, tutti noi facciamo altri lavori, quindi dedichiamo il nostro tempo libero alla produzione e senza avere strumenti e attrezzature, siamo partiti senza avere sieno 2 zappe in mano. Attualmente siamo in 8 soci cooperatori e quest'anno stiamo provando anche a dare la prima occasione di reddito con una socia lavoratrice. Innanzitutto c'è una cosa da considerare: quando fai questo tipo di scelta
devi partire dal presupposto che cambi radicalmente la tua vita. La volontà di crearsi un presente e un futuro diverso, parlo personalmente, da quello che era di un posto fisso al lavoro, di una sicurezza di ferie, di economica, che però diciamo non incontrava la mia volontà, e quindi era comunque come se mi sentivo che buttavo delle intere giornate in cose che non mi davano niente. Insomma, più di 7 anni in ufficio avevo comunque deciso che era giusto riprendere in mano la propria vita e dare spazio a quello che realmente si vuole fare, perché insomma non si ha la doppia possibilità, la vita è una ed è giusto lottare e cercare di costruire qualcosa che vada nella direzione, insomma, di quello in cui si crede. Quindi anche dal punto di vista personale è fondamentale, perché decidi di dedicare il tuo tempo libero alla produzione anziché al consumo, e già questo è un atto politico da un certo punto di vista, perché decidi di autoescluderti dalle dinamiche che portano al consumismo e al consumo di risorse e anche di dignità sociale. A me piace molto pensare che in Arcadia, in forma cooperativistica, ognuno per i propri talenti può autodeterminarsi un reddito e quindi una gestione del proprio tempo lavorativo. Quindi gli obiettivi sono collettivi e all'interno di questa forma, diciamo, cooperativistica, ognuno potrebbe potenzialmente trovarsi lo spazio di autodeterminarsi. C'è chi si dedica al frutteto, c'è chi si dedica a produzione di canapa, c'è chi si dedica alla produzione di miele, c'è chi si dedica più all'aspetto ortofrutticolo o alla produzione di foraggi. Quindi insomma si è suddivisa, perlomeno fino adesso internamente, su varie competenze e vari ambiti. La passione si è riscoperta molto sporcandosi le mani, mettendosi proprio a contatto, a capire. La coltivazione è stato lì che abbiamo proprio visto che la strada da percorrere era quella della coltivazione. A noi che ci ha appassionato fin da subito era il contatto e la coltivazione delle piante, quindi poi ci siamo specializzati nella produzione di ortaggi più che altro, e abbiamo messo molte piante, ma si vedranno i risultati nei prossimi anni. Soprattutto stiamo puntando su varietà antiche, stiamo cercando insomma di fare coltivazioni non intensive. Il principio a cui tengo di più è proprio il rispetto ambientale, ecco. Quindi sapere di essere parte di un sistema che è quello agricolo, però riuscire comunque a coltivare, ad ottenere un buon raccolto senza deturpare l'ambiente, senza distruggere, anzi portare un arricchimento, perché poi il principio della permacultura è quello di avere un buon raccolto mettendo in pratica pratiche agricole sostenibili che non impoveriscono il terreno, quindi tu coltivi, ma non fai come l'agricoltura tradizionale, che sei obbligato, dopo un raccolto devi
subito buttare del concime perché sennò non ti cresce niente. Con le pratiche della permacultura non hai bisogno di concimare perché usi delle tecniche che ti permettono al terreno di mantenere la sua naturale fertilità. Una parte del nostro orto è coltivato secondo il metodo dell'orto sinergico. Di fatto cosa facciamo? Dei bancali alti, più o meno a questa altezza, possono variare come larghezza e lunghezza, che vengono pacciamati, nel nostro caso con la paglia. Questo serve a mantenere sia un livello di umidità costante, quindi risparmiando acqua, sia a contenere le infestanti e quindi non dover usare il glifosato, per esempio. In più permette di avere un strato di continua copertura che favorisce l'autoconcimazione del suolo e quindi non hai neanche bisogno di utilizzare concimi. L'altra cosa che contraddistingue l'orto sinergico è la sinergia, da cui prende il nome, tra le piante, perché noi sappiamo che ogni pianta porta sostanze e prende sostanze, quindi ogni coltivazione ha bisogno di determinate, non so, azoto, potassio, tutto quello che può servire. E quindi cosa succede? Che in questo stesso spazio ci sono diverse coltivazioni rispetto, per esempio, non so, alla visione monoculturale in cui hai dei campi tutti a pomodoro, porta via un nutrimento e non ti dà altro. Invece in questo caso qua abbiamo una leguminosa che porta azoto e il pomodoro che invece prende l'azoto, lo trasforma in calcio. L'altra cosa interessante è che su uno di questi bancali si possono coltivare un numero molto elevato di piante, perché rispetto ad una fila hai un numero 4 volte maggiore di piante senza creare impoverimento del suolo, ma anzi arricchendolo. Naturalmente c'è un fattore visivo, cioè non siamo abituati a vedere un orto in questo modo e molto spesso capita che chi cammina qui dice: ma scusa, dove sono le coltivazioni? In realtà in questo spazio qua di, non so, 2 metri quadrati ci sono l'equivalente di, ad occhio e croce, 20 piante quando si parla di biodiversità. Una produzione industriale non crea biodiversità, crea omologazione. Invece questa crea una diversità di per sé. E in più c'è un fattore simbolico. Qui abbiamo piante di razze diverse che non si contrastano fra di loro e vanno in mutuo aiuto. E noi pensiamo che sia anche un bel... cioè in natura c'è questo modello e invece nella società vediamo che le cose sono molto diverse, quindi anche in un'ottica simbolica. Qui le piante, che ognuno ha la sua funzione, ognuno ha il suo spazio, si aiutano fra di loro. Le società umane invece sembrano non capire questo messaggio che in natura è insito e anzi tendono a contrastarsi. Contrapponendo a quella che è l'agricoltura intensiva, che è diventata praticamente un'industria industriale
che sfrutta la manodopera e che immette sul mercato dei prodotti a prezzi bassissimi, però a discapito anche di tutti questi piccoli agricoltori che tentano di portare avanti progetti sostenibili. L'agricoltura convenzionale cosa diciamo di svantaggio, di dannoso? Sicuramente il fatto che si usano un sacco di prodotti chimici dannosi per le persone, per tutti gli esseri viventi che sono a contatto con queste sostanze, pesticidi, diserbanti, concimazioni. Le grandi aziende dicono che non sia sostenibile creare un'alternativa all'agricoltura convenzionale perché c'è una popolazione sempre in forte crescita e quindi non c'è possibilità di riuscire a sfamare tutti con un'agricoltura biologica o naturale, come la chiamiamo noi. Qui secondo me sta l'errore più grande, perché è sotto gli occhi di tutti la produzione convenzionale. Come dicevo prima, è vero che riesce a soddisfare grandi numeri di poi consumatori finali, però non si guarda il fatto che magari il 30 e il 40% di quello che viene prodotto viene poi buttato. Bisognerebbe dire: fermiamoci un attimo e pensiamo a quello che di buono e di non buono stiamo facendo. C'è un qualcosa che cozza, abbiamo povertà diffusa in una zona del mondo, abbiamo ricchezza e benessere in abbondanza da un'altra parte. La questione di fornire un'alternativa a quella che viene chiamata grande distribuzione organizzata è un'esigenza imprescindibile. È anche un'esigenza di ribaltare un po' il tavolo, cioè di prendere in mano la principale questione economica attuale e di ribaltarne i significati anche politici, perché se la distribuzione industriale ha come scopo il profitto, l'agricoltura rurale ha come scopo il reddito. Quindi da un lato hai profitto per pochi, che significa sfruttamento per tanti, e questa è la cosiddetta grande distribuzione organizzata. Dall'altro hai reddito per tutti e benessere per tutti e tutti, che significa agricoltura rurale. Noi pensiamo che sia imprescindibile seguire una strada rispetto all'altra, un bivio netto, è una scelta improrogabile che oggi o fai o sei destinato a soccombere rispetto a quello che significa, sia in termini sociali ma anche ambientali, perché c'è tutta la questione legata all'inquinamento ambientale agricolo legato ai mutamenti climatici, che è qualcosa di imprescindibile. Il tutto però nasce dalla testa. Se ci fosse una politica agricola comunitaria che dice: a me non interessa quanto tu coltivi, ma come tu coltivi. Tu hai un ettaro che produci in maniera ecosostenibile, hai una produzione naturale, non usi pesticidi, non usi fertilizzanti inquinanti, ti rivolgi al chilometro zero, quindi non hai inquinamento di trasporto e quant'altro, io non ti do 500 euro, ti do 5.000 euro. Rispetto a tu vuoi produrre in quel modo lì, e allora fai gli accordi con la produzione industriale, allora non ti do niente, cioè riverso la stessa ricchezza per favorire un certo tipo di agricoltura, che è quella rurale, che significa ecosostenibilità, mercato di prossimità, relazione tra chi produce e chi ha il beneficio di comprare il prodotto. Sicuramente è un'alternativa difficile, è un'alternativa che comporta un sacrificio. Se tutti piano piano cominciassero anche a livello di consumo avere una certa criticità, quindi andare a capire dove acquistare, si potrebbe creare un forte contrasto rispetto a varie catene di supermercati di ingrosso. Io credo che sia possibile appunto creare l'alternativa, perché le possibilità ci sono e soprattutto però bisogna lavorare su un discorso di informazione. Vedo che tanta gente adesso purtroppo è abituata al fatto di acquistare prodotti tutti belli, sani, magari senza nessun piccolissimo difetto, e appunto da qui partire dai nostri clienti. Noi prima di tutto informiamo la gente che il prodotto bisogna cominciare a conoscerlo e capire
cosa è giusto guardare nel prodotto finale. Magari il piccolo difetto bisogna saperlo accettare, però capire che stai mangiando un prodotto che non ti va a danneggiare a livello di salute. Quando parli con le persone è quasi un'educazione ambientale che vai a fare anche con le persone, perché magari gli spieghi la stagionalità, e quindi anche il consumatore poi si rende conto di com'è veramente cioè l'agricoltura, quella sostenibile. Siamo partiti con la vendita in azienda, ma sin da subito abbiamo fatto anche la consegna a domicilio. E il nostro format che usiamo dall'inizio è cassetta mista di quel che c'è. Per cui adesso noi mettiamo un elenco di prodotti disponibili, ma insomma stiamo riscontrando che molta gente dice ok, mettimi quello che c'è e va bene così, quindi è proprio la stagionalità e quel che si può e che si raccoglie, quello è, ecco. E anche con la consegna a domicilio però quasi tutti, ecco, sono venuti a vedere l'azienda, quindi c'è proprio un rapporto di fiducia. Sono venuti qua, hanno visto come coltiviamo e quindi ho detto ok, questi qua fanno veramente pratiche naturali eccetera, e adesso ci chiamano, ci ordinano e noi facciamo la consegna, ecco. Quindi io pensando che faccio le consegne a domicilio e prima del Covid il cliente mi faceva entrare in casa, magari mi offriva anche la limonata d'estate se c'era caldo, per dire, oppure si crea proprio un rapporto di fiducia che se tu vai al supermercato, non sai neanche sì, adesso lo sai da dove arriva la cosa, però non vuol dire che perché c'è scritto Italia poi vada tutto bene, è proprio appunto questo scambio, questo anche a volte dei suggerimenti, ti dicono ma a me piacerebbe quell'ortaggio, allora magari più particolare lo piantiamo. Proprio la soddisfazione insomma di ricevere anche dei feedback positivi da parte dei clienti. E poi anche sì, al mercato contadino sono 4 anni, forse 5 che partecipiamo. Lì è un po' un discorso un po' più complicato perché ci sono appunto vari banchi, varie aziende, c'è chi ha tutto e chi invece ha poco, però magari i clienti più attenti insomma ci danno soddisfazione, ecco, anche se noi non possiamo offrire le zucchine a dicembre, comunque hanno capito veramente com'è l'agricoltura più naturale. La differenza sostanziale secondo me è quella che proprio va a delineare questo tipo di informazione, proprio avere il contatto diretto con il consumatore finale e quindi spiegare anche come viene prodotto, come è stato coltivato in generale l'ortaggio, quindi non semplicemente arrivare lì con la cassettina, promuovere, dire che è un prodotto di qualità, ma proprio oltre a quello andare a spiegare da dove arriva questa qualità del prodotto, cioè qual è la differenza rispetto a un prodotto convenzionale. Dobbiamo capire qual è il valore aggiunto rispetto, tu vuoi pagare i pomodori a 0,30, però sai che hai un tipo di prodotto, vai a favorire un sistema di sfruttamento e invece noi spieghiamo che qua li paghi un po' di più, però sostieni un modello che dovrebbe essere quello di prassi.
Portare avanti un progetto di questo tipo comporta dei sacrifici notevoli, impegnativi, cioè, no? I nostri valori, quello che cerchi di portare avanti, comunque si scontra spesso con il lato economico, che purtroppo è comunque fondamentale, anche seppur una piccola attività per stare in piedi. In questo momento noi abbiamo una serie di spese veramente molto alte da sostenere per poter, diciamo, proseguirle nel nostro intento, nel concretizzare, per quanto mi riguarda, tutta una serie di valori che ho sempre sostenuto, come l'autoproduzione, l'autoconsumo, il valorizzare i prodotti del territorio e cercare di creare una filiera il più corta possibile, diciamo. Per portare avanti tutto questo discorso comunque c'è da sostenere anche il lato economico. Subentrano tutti i compromessi che devi accettare, per cui burocrazia, un sacco di patentini, carte. Però d'altronde dai un senso a tutte le tue giornate, porti avanti un qualcosa che è un tuo progetto personale, in più produci cibo per la tua comunità. Sicuramente è un'attività di sacrificio e che va ad influire molto anche su quello che è la nostra vita personale. Quello che mi dà più soddisfazione è proprio sapere che io sto facendo qualcosa che va ad influire per il bene di altre persone e non solo per il mio, diciamo, portafoglio, che poi, se stiamo a vedere, non è il guadagno quello che ci fa andare avanti, è il nostro pensiero, il nostro progetto, insomma. Si è disposti a fare questo sacrificio perché siamo convinti che a poco, facendo conoscere queste realtà, ci sia la possibilità che magari qualcun altro intraprenda questa strada e capisca che c'è la possibilità, cioè l'alternativa è possibile.